Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova Tesla Model 3. Ragazzi, ho per le mani una vera e propria novità, la Tesla Model 3. È arrivata in Italia da pochi mesi e Matteo, il fortunato proprietario, me la lascerà guidare per la giornata e la scopriremo insieme grazie a lui, perché lui ce l'ha da un paio di mesi e ci ha già fatto più di 6.000 km. E poi vi ricordo che Matteo ha aperto un canale YouTube dedicato alla macchina, perché ti piace fare video e raccontare le tue esperienze e la tua avventura con questa Tesla. Esatto, si chiama Model 3 Italia. Ragazzi, il link lo trovate nella descrizione video e andate a darci un'occhiata. Adesso partiamo, però vi facciamo già vedere la prima particolarità di questa Model 3, perché non è come una macchina classica che l'apri con una chiave, ma principalmente fai tutto da qui, dal telefono. Così l'apriamo e la macchina si è aperta, la chiudiamo e poi è possibile anche utilizzare la sua scheda che viene data in dotazione. Come praticamente una camera di albergo. Esatto, la appoggiamo sul montante, vieni, ti faccio vedere. E la macchina si apre, però dobbiamo dall'altra parte. Sul lato giusto. Sul lato del guidatore. E la macchina si apre. Altrimenti è possibile anche aprirla con il telefono. Basta avvicinarsi e la macchina si aprirà. Che quindi funge da una sorta di keyless go. Esatto. Assolutamente la chiave non è necessaria se avete fatto il pairing con il vostro smartphone. Ok, siamo a bordo della Tesla Model 3. Come potete vedere ha un design molto semplice. Una cosa che potete notare fin da subito è praticamente l'assenza di pulsanti e bottoni. E una particolarità: per aprire e chiudere la porta sì, c'è la leva, ma va utilizzata solo in casi di emergenza. Per aprirla e chiuderla basta semplicemente premere questo bottone e la portiera si apre. Per impostare il profilo conducente basta andare qui in alto e automaticamente dà la possibilità di impostare i finestrini, i retrovisori e il volante. In questo momento possiamo utilizzare il joystick di sinistra sul volante per andare a modificare i finestrini. Passando poi con un click oppure con quello di destra si sposta quello di destra. Una volta terminata è possibile andare a modificare il volante sempre col joystick di sinistra. Ecco, non c'è più la classica leva sotto il volante, ma si comanda tutto tramite il una bottone. Buona estensione. Quando poi hai terminato, salvi il profilo. Come vedete all'inizio del video, la Tesla Model 3 è una vera e propria novità, perché in Italia hanno iniziato a consegnarle da un paio di mesi e tu sei stato uno dei primi a riceverla. Esatto, il 5 marzo. Sono anche molto curioso di fare questo video insieme a te, perché tu sicuramente la macchina la conosci meglio di me e poi ho visto alcuni contenuti sul tuo canale e tu sei una persona piuttosto obiettiva. Di solito quando si parla di Tesla, purtroppo il proprietario medio non ci fa mai vedere anche le cose che non vanno bene sulla propria macchina, mentre qui oggi oltre a parlare dei contenuti, della tecnologia che c'è dentro questa macchina, parleremo sia dei pro e dei contro della Tesla Model 3. E pur essendo una macchina super tecnologica, anche queste tecnologie hanno qualche difetto. Quindi l'infotainment è sia un pro che un contro, volendo vedere. Sì. Perché gli aggiornamenti costanti, continui, gratuiti che Tesla rilascia portano sempre nuove funzionalità e correzioni di bug, però potrebbero anche introdurre nuove problematiche. Certo, come ad esempio prima abbiamo acceso la macchina solo che lo schermo è rimasto nero. Esatto, sì, questa è una cosa non c'era modo di accendersi. Veramente la sto inseguendo da 3 versioni del software purtroppo e ancora non l'hanno risolta. Qui abbiamo 3 modelli. Sì, lo Standard Range Plus, il modello Long Range 4VD, quindi trazione integrale, e poi c'è la trazione integrale Performance, che è questa con motori sovralimentati e ha decisamente più cavalli.
Decisamente sì. Qui abbiamo due motori elettrici che combinati sviluppano in origine 450 cavalli, però mi hai detto che con un ultimo aggiornamento Tesla ha aumentato un po' la potenza. Sì, ha portato la potenza massima a 470 cavalli. Oltre ad aumentare i cavalli hanno anche aumentato la velocità di punta. E qui mi chiedo, ne stavamo parlando prima, come funziona il fatto che con un semplice aggiornamento software incrementi la potenza della macchina, però sul libretto è riportata un altro tipo di potenza e non paghi il bollo per la potenza aggiornata. Esatto, sì. È una cosa che infatti in Italia teoricamente non si potrebbe fare, perché la macchina dovrebbe essere riomologata. Certo, con i dati aggiornati sulla carta di circolazione. Esatto. Quindi è un po' come rimappare la macchina. Il bollo si paga dopo i primi 5 anni. Per i primi 5 anni è gratuito. In Italia. In Italia. Sì. Anche se sono sicuro, appena l'elettrico prenderà piede, lo Stato italiano deciderà di tassare e non poco anche le macchine elettriche. Ci metterà lo zampino. Sicuramente. Perché mi hai detto che adesso le accise ci sono già sulle ricariche elettriche. Sì, sulla corrente elettrica ci sono sempre le accise, non sono molte. Tipo ad esempio io su una mia ultima bolletta da 388 euro ho pagato 39 euro di accise. Quindi non tantissimo, però è un inizio. È un inizio. Sicuramente un inizio. Sì. E mi dicevi che più o meno una ricarica completa ti costa circa tra le 18 e le 20 euro, non? Esatto, sì, non di più assolutamente. A casa 18 euro, dai 15 ai 18 dipende anche dal gestore della corrente, e al supercharger costa circa 21 euro. E comunque tu mi dicevi che non hai l'ansia da ricarica, perché quando si pensa alle macchine elettriche la prima cosa che pensi è: e adesso dove la ricarico? Sì, allora diciamo che questo modello fortunatamente ha una grossa batteria, ha un 75 kW di batteria e dal libretto dovrebbe fare 530 km. Poi vedrai. Però come dati reali che tu hai potuto constatare, quanto siamo? In autostrada siamo attorno ai 330 km di percorrenza ad una velocità media di 115-120 km/h, mentre invece comunque sui 90 km/h, sempre in strada libera, quindi autostrada, stiamo sui 450. Poi in percorso cittadino aumenta ancora di più l'autonomia, perché comunque con la frenata rigenerativa, recuperando energia, si sfrutta di meno la batteria. Sì, qui praticamente non c'è neanche bisogno di toccare il freno. Ogni volta che alzo il pedale del gas qui sento un fortissimo freno motore. Esatto, sì. All'inizio è un po' difficile da gestire, soprattutto per chi non ha mai provato un motore elettrico. Certo, perché il volante di un'auto elettrica è un'esperienza di guida comunque totalmente diversa. Assolutamente. Partendo dal fatto che guidi nella più totale assenza di rumore, l'unica cosa che senti è il rotolamento dei pneumatici. Esatto. Poi anche i freni sono buoni, cosa dici? Non sono male, considerato che comunque qui di masse ne abbiamo, sì, circa 1800 kg. È abbastanza pesantina, sì. C'è la modalità track, che se la vuoi provare è molto interessante. Volentieri. Il volante lo sento che è un po' più pesante e diretto, anche sì. La risposta dell'acceleratore è più pronta. Assolutamente, sì, cambia proprio, è come se rimappasse i motori, la centralina, l'erogazione della potenza cambia l'inserimento in curva, la frenata rigenerativa è più presente. Quindi diciamo che comunque rimane una bellina da tutti i giorni, però volendo la sua impronta sportiva ce l'ha. Sì, puoi anche divertirti. Mamma mia, che accelerazione. Il sorriso è immediato quando acceleri. È una scheggia. Ti schiaccia il sedile. Davvero, tutta questa coppia subito pazzesca. 0-100 in 3 secondi e 4. La velocità massima è di circa 260 km/h. Sì. No, ma l'accelerazione è probabilmente la cosa che ti colpisce di più di una macchina elettrica. E al volante una cosa che mi fa strano è perché io guardo davanti ma non vedo niente, cioè il design qui è semplicissimo, non c'è uno schermo che mi fa vedere parametri, devo per forza buttare l'occhio sullo schermo che è la centrale di comando, mentre di solito sulle macchine normali abbiamo qui davanti il contagiri, il contachilometri, il computer di bordo,
mentre qui davanti non ho niente, ho solamente la strada. Questo è l'unico modello in confronto alle altre, Sì. quindi Model S e Model X hanno tutte e due un computer di bordo lì nel cruscotto, sempre display, sempre modificabile eccetera, mentre in Model 3 l'unico computer di bordo è questo tablet che tu vedi qui in mezzo. E qui il design è veramente minimo, mi sembra di essere dentro un Apple Store. Design molto semplice, pulito, e praticamente facciamo tutto tramite questo schermo che è il cervello della macchina. Esatto, è diviso in due parti. La parte sinistra è dove ci sono le informazioni fondamentali del veicolo. Fa vedere il contachilometri, il livello di carica, la marcia inserita, se ci sono dei limiti di velocità te li indica, e poi ci sono i comandi, diciamo, principali, che possono essere anche tipo i tergicristalli. Sì. Con i tergicristalli non c'è un comando per farli partire, devi utilizzare il comando lì sul touch. Poi c'è la telecamera posteriore e volendo puoi richiamare anche il comando vocale, mentre invece sulla parte di destra, diciamo di default, rimane la mappa. Sì. Poi tu puoi aprire tutto quello che è il contorno della macchina, come la musica, le impostazioni, tutti i settings. Cioè, addirittura nei settings hanno fatto una parte di comandi rapidi, perché ce ne sono talmente tanti che Sì, per diciamo andare che a giocare prenderli- con questo schermo mentre sei al volante è una Esatto. bella distrazione. Assolutamente sì. Tra l'altro le forze dell'ordine mi interesserebbe sapere cosa ne pensano. Addirittura il portaoggetti si apre da lì. Tramite lo schermo. Assolutamente sì, vedi che lì c'è scritto portaoggetti. Devo guardare sia la strada dove. In basso a sinistra. Ah, eccolo qua. Premi si apre. Non c'è un pulsante. Però non si chiude. No. Ok. Anzi, prova. Clic. Quanta tecnologia. Ah. La gente non si sposta perché ovviamente non ci sentono arrivare. No, infatti. Questo è un altro punto interrogativo dell'elettrico, Sì. che da fuori effettivamente è pericoloso. Pieno di gente che è distratta, non ti sente. È vero. Infatti in America alcuni vorrebbero inserire un dispositivo che è montato sotto la macchina Sì, per fare un po' di rumore. per fare un po' di rumore. C'è questa funzione, ad esempio, sulla Fisker Karma, che è una macchina ibrida che però può andare anche a bassa velocità in modalità completamente elettrica. Fa un piccolo rumore per permettere ai pedoni di avvertire la tua presenza. Sì, è una cosa molto comoda, devo dire. Beh, Però ancora è un dispositivo di sicurezza che io penso che più avanti andranno ad adottare obbligatoriamente su tutte le macchine elettriche, soprattutto quando diventeranno diffuse su larga scala, perché soprattutto in Italia l'elettrico è ancora una cosa abbastanza di nicchia. sì, assolutamente. Diciamo che siamo dei pionieri. E la Model 3 vuole essere per Tesla il primo e vero prodotto elettrico per la massa, perché finora le Tesla sono macchine abbastanza di nicchia. Diciamo che chi compra una Model S, una Model X che comunque supera senza problemi i 100.000 euro, non lo fa per andare a risparmiare sul carburante, ma No. perché cerca magari il prodotto di moda del momento o perché è affascinato da tutti questi contenuti tecnologici, che è il tuo caso. Esatto, sì. Sì, io sono un programmatore sistemista da sempre e la tecnologia mi appassiona tantissimo e quindi ho scelto appunto questa macchina soprattutto per la tecnologia che porta con sé e non ultimo la potenza. Secondo te su questa strada il computer riesce a farci utilizzare l'autopilot? Se vuoi fargli vedere che sbaglia, probabilmente sì. Perché Potremmo far vedere anche questo, perché comunque queste sono tecnologie in continuo sviluppo e ancora Sì. non c'è nulla di perfettamente collaudato. Perché diciamo che al momento l'autopilot funziona bene su strade statali e autostrade. Già Esatto. questa strada un po' più mista sì, qui facciamo lavorare un po' di più l'elettronica. l'autopilot funziona bene quando ci sono le strisce ben definite Ok. sul terreno. Quindi se noi abbiamo una linea di mezzeria, quindi le due corsie sono ben delineate, allora Come in possiamo questo utilizzarlo. momento. Esatto. Ok. Vedi che l'autopilot compare in Sì. alto a sinistra con un'icona di un volantino. Sì. Quando c'è l'icona del volantino, con un doppio tap sul cambio, sulla leva del cambio, esatto, sei in autopilot. Ok, io ho però le mani qui pronte. È andato un po' in crisi il sistema.
Sì, perché allora qui ha letto che ci sono 90 km orari di limite e quindi l'autopilot si imposta automaticamente sul limite percorribile. Ma questa non è una strada da 90, No, sicuramente sarà da 50. Ci sono delle curve strette che non puoi assolutamente farle a 90. Però anche qui una cosa che non concepisco: se sto andando a 50 all'ora e voglio l'autopilot a 50 all'ora e non automaticamente andare alla velocità limite consentita. Ottima osservazione, sì. Proviamo adesso. Ok, adesso siamo a 50 all'ora con autopilot. Io non sto tenendo le mani sul volante, anche se a breve mi apparirà il messaggio. Esatto, ogni 30 secondi più o meno. Ok, ecco, applicare una leggera forza sterzante al volante. Ok, qua c'è una leggera curva a sinistra, vediamo come se la cava. Questa curva qui davanti è abbastanza stretta, quindi mi fido più di me stesso che dell'autopilot in questo caso. Sì, direi che sul percorso cittadino ancora non è pronto l'autopilot, questa versione. Sì. La versione poi nuova che arriverà sarà migliorata. Hanno fatto una presentazione il 22 aprile dove presentavano appunto l'FSD, che è un nuovo computer che va a controllare le telecamere su Cupra solo di autopilot, che è retrocompatibile tra l'altro, quindi chi ha già una Model 3 può installare questo computer e quel computer avrà molta più potenza di calcolo e riuscirà più velocemente a recepire le informazioni corrette per poi far agire la macchina nella maniera più corretta. E qui praticamente gli occhi dell'autopilot sono i tantissimi sensori e le 9 telecamere installate sulla Model 3, giusto? Esatto, sì. Un'altra particolarità di questo design così minimale da Tesla Model 3 è che guardando dentro vi chiederete: ma dove sono le bocchette della condizionata? Beh, praticamente sono nascoste in questa fascia qua e ovviamente si comandano sempre attraverso lo schermo. E qui dalla reazione possiamo cambiare ovviamente la posizione dei flussi dell'aria e gestire anche questi flussi come vogliamo noi. Sì, diciamo che per un amante della tecnologia questo è il gadget da avere, perché è praticamente ultra tecnologico, comandi quasi tutto tramite l'app del telefono. Dall'app del telefono puoi fare tantissime cose, come per esempio comandare la reazione che abbiamo appena fatto vedere. Sì. Possiamo riscaldare e raffreddare gli interni dell'auto, ci dice sia la temperatura interna che esterna. Possiamo anche accendere il riscaldamento dei sedili, che su questa versione sono tutti riscaldabili, quindi tutti i 5 sedili dell'auto sono riscaldabili. Poi è possibile muovere l'auto, poi vi faremo vedere, è possibile aprire e chiudere l'auto, aprire e chiudere entrambi i bauli. Sì, perché ricordiamolo che essendo una macchina elettrica il pacco batterie è messo sul pavimento. Esatto. Ciò permette di avere uno spazio extra con un bagagliaio sia anteriore che posteriore. E il fatto di avere un pacco batterie sul pavimento permette alla macchina di avere anche un baricentro un po' più basso e quindi permette di avere la macchina anche un po' più reattiva e stabile nella guida sportiva. Sì. In curva è veramente attaccata a terra. E guardando fuori che c'hai 4 pneumatici Michelin Pilot Sport 4S su cerchi da 20, devo dire che ci deve abbastanza dentro, con la guida. Ah sì, assolutamente. Ho visto una spalla abbastanza consumata. La modalità track fa dei danni, fa veramente dei seri danni. E d'altronde, premendo sull'acceleratore, avendo così tanta coppia e potenza disponibile immediatamente, chiaramente in una guida sportiva i pneumatici vengono a consumare molto velocemente. Sì, perché con l'accelerazione lo strappo che ti dà il motore elettrico inficia molto. Le gomme le consumi più in fretta. Esatto. Comunque devo dire che tutta questa potenza combinata al sistema di trazione integrale, la macchina è incollata all'asfalto. Poi mi hai fatto vedere la vera chicca di questa macchina, perché sì, Elon ha speso miliardi e miliardi per sviluppare la tecnologia che troviamo su queste macchine, però mi hai fatto vedere la sezione easter egg che è la cosa più bella. Te la mostro? Sì. Premendo sul logo di Tesla. Ragazzi, io vi faccio vedere una cosa. L'avete mai sentita una macchina che, su richiesta, è stato lui. Marco, ce la fai? Sì, ha la funzione puzzetta.
Direi fondamentale. Molto, chi compra una Tesla. E possiamo anche comandare, ad esempio abbiamo un passeggero nel sedile posteriore destro, possiamo far venire la traccia audio della puzzetta da lì. E non c'è solo un tipo di puzzetta, ma ne abbiamo ben 6 puzzette diverse. No, ma aspetta, la più bella è questa. Senti? E possiamo mettere anche queste impostazioni che praticamente la macchina scorreggia ogni volta che premi il pulsante sul volante. Poi se tu metti la puzzetta sono proprio pazzo, cambia. No vabbè, non avevo mai visto una cosa così prima d'ora. Disattiviamo tutto. Sì, sono disattiviamola. Sono qui una scoreggia fino a fine mettiamo video. la freccia. Però puzzette a parte. Questa macchina è molto affascinante, ha un altissimo livello di tecnologia a bordo, e pensare che comunque la Tesla Model 3 parte da circa 49.000 euro. Pian piano l'elettrico sta diventando un prodotto sempre più accessibile, e questo livello di tecnologia e qualità che diventa sempre più alla portata di tutti non è per niente male, perché fino a qualche anno fa l'elettrico era una cosa molto di nicchia. Sì, e aveva anche prezzi molto più alti. Sì. Vedi, quando sei in autopilot praticamente ti si illuminano di blu le strisce della tua corsia e ti si illumina di blu anche l'iconcina del... Vediamo qui come si comporta, perché adesso ci immettiamo. Ho fatto tutto da solo, perché se forse lì avrebbe dovuto rallentare un pochino. Sì. Diciamo che questa versione non ha il Navigate with Autopilot, che è una funzione che in questo momento c'è solo in America. Ok. Perché quella funzione permette di impostare una destinazione e la macchina prenderà automaticamente cioè suggerirà automaticamente dove immettersi per fare le varie svolte, quindi anche magari prendere una statale, Sì. piuttosto che un'autostrada, cambiare da un'autostrada a un'altra. E la versione che abbiamo noi adesso non comprende il Navigate on Autopilot, anche se comunque la versione che tu stai guidando è la full option, proprio non è arrivato come aggiornamento software. Ok. Vediamo adesso come si comporta con una macchina davanti. Qui vedo sul display che è apparsa la sagoma della macchina che ho davanti. Si rileva le auto tutte intorno a te e sul display ti mostra anche la tipologia di auto, quindi se fosse stato un camion, Certo. lì sul display ti avrebbe mostrato Ti fa vedere la sagoma di un veicolo. Sì, esatto. È strano, c'è una sensazione. Te lo dico perché sennò ci stampiamo. Hai fatto troppa forza. Ah, ok, bisogna stare molto attenti. Ok, stavo dicendo, comunque è una sensazione strana, Io sono qui che la macchina sta guidando per me, e ciò non significa che comunque devo distrarmi e fare quel cavolo che mi pare. Assolutamente no, per legge tu devi comunque stare attento a quello che stai facendo. Certo. Perché purtroppo molta gente pensa che l'autopilot, la macchina fa quello che vuoi te e tu non devi più fare nulla. Come abbiamo visto negli ultimi anni ci sono stati diversi incidenti mortali a bordo di Tesla che erano in funzione autopilot, i proprietari facevano praticamente tutto tranne che guidare. Sì, esatto. All'inizio non c'era proprio questo controllo del volante, delle mani sul volante, e ha creato diversi problemi. Ed è per via di tutti questi continui incidenti che Tesla nei vari aggiornamenti ha poi messo la funzione che se non tieni le mani sul volante per un tot di secondi ti appare la spia. Esatto. Spia che se poi riappare più volte ti disabilita questa funzione. Esatto, ti ferma la macchina con le 4 frecce Pure. e ti disabilita la funzione per tutta la durata del viaggio. Beh ragazzi, tra le tante puzzette adesso vi vogliamo far vedere un'altra funzione particolare della Model 3. Che cosa stiamo per fare? Stiamo muovendo l'auto in avanti, tipicamente serve per spostarla o farla entrare in un parcheggio. Che figata! Stiamo comandando la macchina col telefono.
Direi che questa è una funzione molto utile quando ad esempio devi parcheggiare la macchina nel box di casa che magari è un po' stretta. Esatto. Oppure quando due naftoni giganteschi pick up ti parcheggiano uno in parte Ecco, all'altro. questa è un'altra cosa molto interessante. Che in effetti succede che quando parcheggi ti trovi quelli che sia a destra a sinistra ti... chiudono. Esatto. E non si pongono il problema che quello accanto magari poi vorrebbe entrare in macchina. Bravo. Prima di chiudere qui il video volevo chiederti un'altra particolarità, perché sicuramente è una cosa che tanti non sanno. Volevo chiederti, su una Tesla, dato che non hai organi meccanici come trasmissione, motore, in cosa consiste la manutenzione? Beh, allora la manutenzione si tratta semplicemente di andare a cambiare l'olio dei freni, che si fa ogni 2 anni tipicamente, e il liquido refrigerante delle batterie, che però bisogna farlo cambiare assolutamente solo a Tesla, e si fa ogni 4 anni o ogni 80.000 km. Poi abbiamo i fari filtri dell'aria, Certo, come una macchina normale, e poi la rotazione dei pneumatici, la riequilibratura dei pneumatici ogni 10.000 km. Quindi come costi di gestione diciamo che sono tutto sommato abbastanza gestibili. Assolutamente sì. E ragazzi, se siete interessati all'acquisto di una Tesla, nella descrizione video qua sotto trovate il codice dedicato creato da Matteo, il che vi permette di acquistare una Tesla e avere diritto a 7.500 km gratuiti di carica e supercharger, giusto? Esatto, sì. Quindi vi facciamo anche questo piccolo regalo se volete comprare una Tesla. Grazie. Io Matteo ti ringrazio per avermi fatto guidare questa vera e propria anteprima. Grazie mille a te. E ragazzi, vi ricordo che nella descrizione video qua sotto trovate anche il link del canale di Matteo se volete vedere più approfondimenti e contenuti con la sua macchina. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!